Quando si viaggia con e-bike pesanti da 24-26 kg ci sono molti fattori da considerare per garantire che il trasporto sia veramente sicuro. I portabici per gancio traino solitamente hanno una capacità di carico di circa 60 kg, quindi possono ospitare due e-bike. Quando si parla di carico di appoggio del gancio di traino si riferisce al peso massimo che il gancio di traino del veicolo può sopportare. Questo include il peso del portabici stesso più il peso delle biciclette da trasportare. Ad esempio, se il carico di appoggio del gancio traino è di 50 kg ed il portabici pesa 15 kg, allora il peso totale delle biciclette che può essere trasportato non dovrebbe superare i 35 kg. Quindi siate sicuri di sapere il peso massimo consentito dal vostro gancio traino. Nelle e-bike, ma specialmente nelle e-mountain bike, l'interasse delle ruote deve essere almeno di 1300 mm, in modo da poter ospitare ruote fino a 29 pollici. L'interasse è la distanza tra le ruote della bici misurata dal centro delle ruote. Una nota rivista di mountain bike in lingua tedesca ha testato 14 portabici per gancio traino, scoprendone pregi e difetti e decretando alla fine il vincitore. Il link dell'articolo lo troverete in descrizione. Il test ha riguardato maneggevolezza, praticità di montaggio delle bici, i sistemi di chiusura antifurto ed alla fine hanno effettuato un test di guida fuori strada, su strada, con percorso a slalom, hanno simulato una brusca sterzata a 60 km/h ed effettuato una frenata d'emergenza a 100 km/h. Iniziamo con Atera Genio Pro Advanced. Con i suoi 898 euro è il più costoso dei 14 presi in considerazione. Il portabici è risultato essere un prodotto di alta qualità e facile da installare. È completamente pieghevole, occupa uno spazio molto ridotto e può trasportare fino a 2 biciclette elettriche, anche 3 se non elettriche. È risultato sicuro nei test di guida e si adatta perfettamente alle moderne e-bike. Risultato del test eccezionale. L'EOFAV Premium 2 da 645 euro è progettato per il trasporto di 2 biciclette elettriche. Le ruote sono bloccabili tramite cinghie di trazione e cricchetti. Il portabici può essere inclinato, permettendo di aprire il baule anche con le bici montate. Risulta facile da maneggiare e da agganciare al veicolo. Durante il test sono stati sottratti un paio di punti perché si è leggermente spostato durante la prova di slalom. Per questo motivo, invece di ottenere un risultato eccezionale, ha conseguito un punteggio di molto buono. Il Menabo Alcor 2 da 537 euro è dotato di un sistema di ribaltamento per accedere agevolmente al baule dell'auto. Alcuni vantaggi principali includono un montaggio rapido e semplice, così come le lunghe cinghie di serraggio delle ruote. Il test su strada ha messo a nudo evidenti difetti. Durante la prova di slalom il portabici si è mosso, graffiando il paraurti dell'auto. Inoltre il meccanismo di ripiegamento si è allentato, danneggiando entrambe le ruote delle bici. Per questo motivo il voto assegnato è scarso. L'MFT Compact 2i Plus One da 490 euro può trasportare fino a 2 biciclette elettriche con la possibilità di estendere la capacità a 3 biciclette non elettriche. È un modello richiudibile, il che facilita il suo stoccaggio quando non è in uso. Il design è snello e moderno. I bracci di presa sono risultati essere ben flessibili, ma le fibbie di fissaggio sono piuttosto corte ed è stato necessario rimuovere la protezione in gomma per i cerchi presenti sulle fibbie. I binari sono belli larghi e nei test su strada il portabici ha dato risultati soddisfacenti, ottenendo come risultato molto buono. Il Norauto eFit 202 da 380 euro, quando ripiegato, è un portabici ultra compatto, il che consente di risparmiare molto spazio in garage. È facile e veloce da installare. I supporti per le ruote sono di larghezza maggiorata e si adattano a tutti i tipi di bicicletta, persino le fat bike. Il Norauto convince per la sua flessibilità durante l'installazione, l'elevata stabilità e la buona tenuta. Durante il test non si è spostato minimamente, quindi il voto è eccezionale.
L'Oris Track da 575 euro si aggancia dal lato destro e si posiziona saldamente sul gancio. I cricchetti funzionano bene ed è un prodotto di alta qualità, perfetto per il trasporto di 2 e-mountain bike elettriche con la possibilità di montare una terza bici non elettrica. È un portabiciclette molto robusto ed estremamente stabile. L'accesso al bagagliaio è facile e dispone una rampa di accesso opzionale per caricare gli e-bike pesanti con il minimo sforzo. Le cinghie extra larghe per il cricchetto risultano comode anche per biciclette con telai grandi. Le prove su strada sono state buone ed il voto complessivo risulta molto buono. L'Hubler F24 da 563 euro è pieghevole, leggero e compatto. Il peso del portabici è di soli 12 kg, il che lo rende facile da trasportare. Può essere agganciato velocemente, risulta ben saldo e molto sicuro. Ha un blocco a sgancio rapido brevettato che garantisce un trasporto comodo e sicuro. Unico lato negativo è che non può essere inclinato per aprire il portellone. Nel complesso si tratta comunque di un ottimo portabici. Voto molto buono. La Tera Strada Evo 2 da 682 euro è piuttosto costoso. Arriva preassemblato e può essere montato molto velocemente. È anche inclinabile per consentire l'accesso completo al bagagliaio del veicolo. Si è dimostrato stabile e sicuro nella prova di guida, ma ha mostrato leggeri movimenti in verticale nella prova sullo sterrato. È anche l'unico portabici del test che esclude, con l'equipaggiamento standard, i binari per ospitare pneumatici di larghezza superiore a 2,4 pollici di sezione. Per questi infatti si devono acquistare accessori appositi. Voto finale? Molto buono. L'Oifab Think da 420 euro è uno dei portabici più economici del test. Il prezzo basso però lo si nota nella lavorazione economica e nel design. I test sono risultati buoni, ma l'idoneità per le e-mountain bike è risultato essere un punto negativo perché i binari non ospitano pneumatici particolarmente grandi e la staffa di montaggio è un po' limitata. Voto buono. Il Fisher Proline Evo ha un prezzo appetibile da 350 euro. I binari delle ruote possono essere estese grazie alle prolunghe in dotazione e in generale la valutazione è ok. Il Fisher però non è riuscito a confermare l'impressione positiva durante i test di guida, infatti in tutte le prove si sono notati dei movimenti e in fase di sterzata il portapacchi ha addirittura urtato la carrozzeria, da qui il declassamento a debole. La Pro Atlas Premium 2 costa 399 euro. Una volta assemblato il portabici risulta piuttosto ingombrante. Il concetto di carico è particolare e ben studiato, così come lo spazio sufficiente per tutti i tipi di ruote. Il test su sterrato e di frenata di emergenza sono risultati buoni, ma non quella di sterzata dove il portapacchi è risultato un po' basculante. Voto finale? Soddisfacente. Il Thule Velospace XT2 ha un costo piuttosto elevato di 670 euro. È progettato per trasportare tutti i tipi di biciclette, dalle elettriche di grandi dimensioni fino alle biciclette per bambini. Il sistema di carico è eccellente, le biciclette stanno saldamente sul portabici e possono essere fissate facilmente. Ha bracci di montaggio rimovibili e permette un facile accesso al bagagliaio. I test su strada sono andati molto bene. La frenata d'emergenza e lo slalom sono stati affrontati in modo molto sicuro, ottenendo così un punteggio pari ad eccezionale. L'Hubler L21 da 652 euro è piuttosto costoso, ma anche il più leggero del campo di prova, solo 13 kg. Ripiegato risulta essere molto compatto. Le biciclette risultano ben fissate e le staffe possono essere regolate in qualsiasi posizione. L'accesso al bagagliaio dell'auto è facile perché il portabici può essere inclinato di 60 gradi addirittura 90 gradi con una sola mano. Ed i binari dei pneumatici sono adatti per tutti i tipi di ruote, inclusi quelle delle fat bike. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, l'installazione sul gancio di traino non è un problema nemmeno per le persone più piccole. L'Hubler ha superato a pieni voti anche i test su strada
risultando complessivamente più stabile del Thule. Voto eccezionale! Ed alla fine arriviamo alla Yakima Just Click 2 dal prezzo di 650 euro. È solido e ben progettato. L'ancoraggio al gancio di traino è molto semplice. Le guide offrono spazio sufficiente per due mountain bike di grandi dimensioni, ma potrebbero essere un po' più larghe per i pneumatici con maggiore sezione. Durante il test su strada il portabici è risultato ben saldo sul gancio. Solo durante la frenata d'emergenza non è stato del tutto convincente ed il manubrio della bici ha toccato leggermente il vetro del portellone posteriore. Voto finale molto buono. Ed andiamo a scoprire i vincitori e vinti. All'ultimo posto con voto scarso troviamo il Menabo ed il Fisher. L'Apro lo troviamo al quinto posto con voto soddisfacente. In quarta posizione troviamo l'Eufab Finch con voto buono. In terza posizione con voto molto buono troviamo 6 portabici, lo Yakima, l'Altera modello Strada Evo 2, l'Hubler, l'Oris, l'MFT, l'Eufab e l'Eufab modello Premium 2. Al secondo posto con voto eccezionale troviamo Atera, Thule e Uber. Ed al primo posto il Norauto eFit 202, un portabici stabile, sicuro, maneggevole e conveniente. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com troverete il PDF scaricabile gratuitamente con tutti i dettagli dei portabici trattati nel video. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!